3 maggio 1991, via Solferino, Taurianova, provincia di Reggio Calabria. Sono le 4:30 del pomeriggio. Giuseppe Grimaldi è dietro al bancone del suo negozio. In mano ha il coltello che usa ogni giorno per tagliare il formaggio. Non è un soldato, non aspetta niente. 2 uomini entrano, senza dire una parola. Sparano. Grimaldi cade a terra, ferito, ancora vivo. Uno dei killer si abbassa su di lui, gli strappa il coltello dalle mani. E quello che succede nei pochi secondi dopo, davanti a una ventina di persone inchiodate dalla paura, è il motivo per cui questa storia, per 30 anni, quasi nessuno a Taurianova ha avuto il coraggio di raccontarla fino in fondo. Non per omertà, non per fedeltà a una cosca o all'altra, per qualcosa di più semplice e di più feroce. Il terrore puro. Non è il primo morto della giornata, non sarà l'ultimo. Come può un'intera comunità guardare una cosa così e per anni non dire una parola? Taurianova non è una città. È un paese di poco più di 16.000 abitanti, nella piana di Gioia Tauro, Calabria. Aspromonte da un lato, il mare di Gioia Tauro dall'altro. Una terra dove in quegli anni lo Stato si vede poco e tardi, e dove il vuoto che lascia viene riempito da qualcun altro. Ma dentro i confini di Taurianova convivono 2 metà che si guardano in cagnesco da generazioni: Jatrinoli e Radicena. 2 comuni autonomi, fusi in uno solo nel 1928, con un decreto firmato a Roma da gente che non aveva mai visto né l'uno né l'altro. Sulla carta un'unica Taurianova. Nella realtà 2 territori, 2 famiglie, 2 eserciti, che da 60 anni si tollerano più che convivere. A Jatrinoli comanda un gruppo. Lo scriverà la sentenza, anni dopo. Famiglie Avignone, Zagari, Fazzalari, Viola. A Radicena, un altro. Famiglie Asciutto, Neri, Grimaldi. Una cosca legata a un nome più grande di Taurianova stessa: i Piromalli e i Molè. Le relazioni antimafia li chiamano il gruppo egemone sull'intera piana di Gioia Tauro, l'asse che in quegli anni decide chi può muovere cosa tra Reggio Calabria e il porto. Perché in Calabria, all'inizio degli anni 90, l''ndrangheta non è più soltanto pizzo sui raccolti e faide di paese. È diventata un affare internazionale. Il porto di Gioia Tauro, a pochi chilometri da qui, è una delle porte d'ingresso della cocaina sudamericana in tutta Europa. E in un territorio dove lo Stato arriva in ritardo, chi controlla quella porta non ha nessuna intenzione di condividerla, nemmeno con il paese vicino, nemmeno con la propria stessa metà di comune. Per anni le 2 metà di Taurianova convivono in un equilibrio fragile. Non è pace, è una tregua che nessuno ha mai firmato, retta solo dalla paura reciproca. Poi, nella primavera del 1990, qualcosa si rompe. E quando si rompe, a Taurianova non si litiga, si seppellisce. Questa è la storia di una faida durata meno di 2 anni. Una faida che costringerà lo Stato italiano a scrivere una legge nuova, perché quella vecchia, semplicemente, non bastava più. Io sono Alex Neri. Benvenuti su Anime Oscure. Primo aprile 1977. Razzà, una contrada di campagna alle porte di Taurianova. In una masseria isolata, gli uomini della famiglia Avignone tengono un summit. Si parla di terra, di appalti, di chi comanda cosa. Sono discorsi che a Taurianova non si fanno mai davanti a un estraneo. Ma quel giorno arrivano 2 carabinieri. Stanno facendo un controllo di routine, niente di più. Si imbattono nella riunione per caso. Non usciranno vivi da quella masseria. È un fatto che a Taurianova nessuno dimentica. La prova che, in questo paese,
il potere criminale non risponde nemmeno allo Stato, quando lo Stato gli capita davanti per sbaglio. Come può un potere criminale arrivare a tanto in un paese di poco più di 16.000 abitanti senza che nessuno a Roma se ne accorga davvero? Per anni il potere a Taurianova, almeno nella metà di Giatrinoli, ha un solo padrone: la famiglia Avignone. Filippo, Giuseppe, Antonio. 3 fratelli che controllano il territorio come un'azienda di famiglia, da una generazione. Ma la strage di Razzà lascia un conto aperto con la giustizia. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, i processi su quel fatto portano nei tribunali calabresi gli uomini della famiglia Avignone. Il monopolio si incrina. Gli arresti svuotano i ranghi. E quando un monopolio criminale si incrina, qualcuno è sempre pronto a raccogliere i pezzi. A guidare quello che resta della cosca di Jatrinoli arriva Domenico Giovinazzo. Esce dal carcere nel 1988 e riprende in mano il territorio, ricostruendo in pochi anni quello che gli Avignone avevano messo insieme in una vita. Dall'altra parte del paese, a Radicena, comandano da tempo gli Asciutto. Santo Asciutto è il capo. Suo padre Francesco è la memoria storica della famiglia, l'uomo che ha visto passare 2 o 3 generazioni di guerre di mafia e ne è sempre uscito vivo. E dietro la famiglia Asciutto c'è un'ombra ben più grande di Taurianova, il clan Piromalli e il clan Molè, i veri padroni dell'intera piana di Gioia Tauro. Perché in quegli anni l''ndrangheta calabrese sta cambiando pelle. Non è più solo il controllo della terra, le estorsioni sui contadini, il pizzo sui raccolti. È diventata qualcosa di molto più grande. È cocaina che arriva dal Sud America. Sono container che attraversano il porto di Gioia Tauro, a pochi chilometri da qui, una delle porte d'ingresso della droga in tutta Europa. E chi controlla quella porta, in quegli anni, non ha nessuna intenzione di condividerla con nessuno, nemmeno con il vicino di paese. Maggio 1990. Domenico Giovinazzo viene ucciso. Gli uomini di Radicena decidono che è il momento di prendersi quello che ancora manca, di chiudere i conti con l'ultimo ostacolo rimasto a Giatrinoli. Giovinazzo cade, e con lui cade l'ultimo argine che fino a quel momento ha tenuto insieme le 2 metà di Taurianova. Da quel giorno, la cosca di Giatrinoli ha un nuovo capo. Si chiama Rocco Zagari. Zagari non aspetta, non può aspettare. A Taurianova vale una regola semplice: chi non risponde a un morto diventa il morto successivo. 30 giugno 1990. Gli uomini di Zagari tentano di uccidere Santo Asciutto, il capo della cosca rivale. Gli sparano, ma Asciutto sopravvive. Suo padre Francesco no. Nello stesso mese, Francesco Asciutto viene ucciso. L'uomo che era sopravvissuto a una vita di guerre di mafia non sopravvive a questa. 2 famiglie, un solo paese di poco più di 16.000 abitanti e un conto che, da questo momento, si misura solo in cadaveri. Nessuno a Taurianova lo dice ad alta voce, ma tutti lo sanno. La pace è finita. E quello che arriverà nella primavera dell'anno dopo sarà peggio di tutto quello che il paese ha visto fino a questo momento, peggio della strage di Razzà, peggio di ogni faida che chi è vecchio in paese ricorda di aver già vissuto. Nei mesi che seguono l'omicidio di Francesco Asciutto, Taurianova vive in un equilibrio innaturale. Per le strade non si vedono pattuglie speciali, non ci sono ancora i carabinieri di rinforzo, che arriveranno l'anno dopo. C'è solo un'attesa. La sensazione, diffusa in ogni bar e in ogni cortile, che il conto tra le 2 famiglie non sia affatto chiuso, che sia solo in pausa. A Jatrinoli, intorno a Rocco Zagari, si stringe quello che resta della vecchia cosca di Giovinazzo. Uomini fedeli, alcuni dei quali porteranno il peso di questa faida nei tribunali per i successivi 30 anni. A Radicena, intorno a Santo Asciutto, si stringe il resto della famiglia, ancora scossa dalla morte del vecchio Francesco. E sopra entrambe le famiglie resta lo sguardo lungo dei Piromalli e dei Molè, che dalla piana di Gioia Tauro
osservano la faida di paese senza intervenire, almeno per ora. In realtà il sangue tra le due famiglie aveva già cominciato a scorrere prima ancora della morte di Giovinazzo. 9 febbraio 1989. Vincenzo Maisano, uno spacciatore legato alla famiglia Neri di Radicena, viene ucciso. La sentenza che anni dopo ricostruirà la faida lo scriverà nero su bianco. A ordinarlo sono gli uomini di Jatrinoli, gli stessi che 2 anni dopo saranno protagonisti del Venerdì Nero. Il movente, secondo quella stessa sentenza, è una vendetta. La droga di Maisano avrebbe ucciso per overdose il figlio di Rocco Zagari. La faida di Taurianova, in fondo, non nasce in un solo giorno. Cresce per anni, lentamente, prima di esplodere. E nella primavera del 1991 esplode. Da qui in poi Taurianova non avrà più 24 ore tranquille per quasi 2 anni. 2 maggio 1991. Un salone da barbiere, Taurianova. Rocco Zagari è seduto sulla poltrona. Il barbiere gli sta insaponando il viso con il pennello, lentamente, come fa ogni settimana da una vita. È un momento qualunque. Il tipo di momento in cui un uomo come Zagari, capo della cosca di Jatrinoli, può finalmente non essere un capo, solo un cliente, in attesa del rasoio. Zagari non porta armi in un salone da barbiere. Nessuno lo fa. È uno dei pochi posti, in un paese come Taurianova, dove un uomo può ancora sentirsi al sicuro. Si sbaglia. Un uomo entra, non dice niente, spara. Zagari muore lì, sulla poltrona, con la schiuma da barba ancora sul viso. Il capo della cosca di Jatrinoli, l'uomo che da appena 1 anno tiene insieme quello che resta della sua famiglia, dopo la morte di Domenico Giovinazzo, cade senza nemmeno il tempo di alzarsi. A Taurianova la notizia corre più veloce di qualsiasi telefono. Da una bottega all'altra, da un cortile all'altro. In pochi minuti tutto il paese sa già 2 cose: che Rocco Zagari è morto e che questo non può restare senza risposta. Quella notte, nei vicoli di Jatrinoli, qualcuno comincia a fare una lista. Non è una lista di nomi soltanto, è una lista di colpe. Di chi ha sparato, di chi ha ordinato, di chi semplicemente in quel momento esiste dalla parte sbagliata del paese. A Taurianova, in queste ore, basta un cognome per finire su quella lista. C'è una regola non scritta che circola tra la gente e che un poliziotto di guardia, nei giorni successivi, ripeterà più volte ai cronisti arrivati da fuori. Quando muore un capo come Rocco Zagari, per pareggiare il conto non basta un morto. Ne servono almeno 6. A presidiare Taurianova, in queste ore, c'è un tenente dei carabinieri, Dario Stevan, Ha 29 anni. Comanda un presidio di 130 uomini, in un paese che fino a pochi giorni prima sembrava tranquillo come tanti altri della Calabria. Stevan non lo sa ancora, ma quello che vedrà nelle prossime 24 ore lo accompagnerà per il resto della carriera. All'ingresso del paese, un agente con il corpetto antiproiettile osserva la strada principale. Dirà nei giorni successivi una frase che da sola racconta cosa significhi vivere a Taurianova in queste ore: che per le strade ci sono almeno 2 cadaveri ambulanti, 2 uomini che camminano ancora, ma che, secondo la logica della faida, sono già morti. Sanno solo che non è ancora successo. Il giorno dopo è venerdì, il 3 maggio. A Taurianova, quel venerdì avrà un nome che resterà per sempre: il Venerdì Nero. «3 maggio 1991, ore 12:30, periferia di Taurianova. Pasquale Sorrento ha 29 anni. Cammina lungo una strada di campagna, da solo, quando gli uomini di Zagari lo intercettano. Non c'è trattativa, non c'è un avvertimento. C'è solo una lupara, puntata, e 19 pallettoni che lo investono in pochi secondi. Il corpo che i carabinieri troveranno poco dopo è irriconoscibile. Per identificarlo con certezza serviranno ore e un confronto con i pochi documenti che la famiglia riuscirà a fornire.
La notizia arriva al presidio di Dario Stevan in pochi minuti. È il primo morto della giornata. Il tenente sa, fin da questo momento, che non sarà l'ultimo. A Taurianova, in queste settimane, ogni morto ne annuncia un altro. È solo l'inizio. Taurianova non lo sa ancora, ma quel pomeriggio di maggio sta per diventare il giorno più lungo della sua storia. Le 4:30, via Solferino, vicino all'ufficio postale, a 2 passi dalla villa comunale dove le famiglie del paese portano ancora i bambini a giocare nel pomeriggio, come se niente fosse cambiato dalla mattina. I killer cercano Vincenzo Grimaldi. È lui, il bersaglio vero. Legato alla cosca di Radicena, è l'uomo che gli uomini di Zagari vorrebbero colpire per primo. Ma Vincenzo non è a Taurianova, è in carcere, a Genova. Non possono raggiungerlo lì. A Taurianova, però, c'è una regola che vale più della giustizia. Se non puoi colpire chi ti ha offeso, colpisci chi gli sta vicino. Così i killer si fermano davanti al negozio di Giuseppe Grimaldi. È il padre di Vincenzo. Dentro, con lui, c'è anche il fratello Giovanni, lo zio di Vincenzo. Giuseppe è dietro il bancone, come ogni giorno. Ha in mano il coltello che usa per tagliare il formaggio, un attrezzo da lavoro, niente di più. Gli uomini entrano. Non chiedono niente. Sparano. Giuseppe cade, colpito, ma ancora vivo. Accanto a lui, pochi istanti dopo, cade anche Giovanni. E qui accade quello che Taurianova non dimenticherà mai, quello che i giornali, 2 giorni dopo, racconteranno con i dettagli di chi era presente. Un killer si china su Giuseppe Grimaldi, ancora agonizzante a terra. Gli strappa di mano il coltello da formaggio, lo stesso che Giuseppe teneva ancora serrato nel pugno, mentre rantolava. E con quel coltello, con colpi netti e precisi, gli stacca la testa. La lancia in aria. Un secondo uomo imbraccia il fucile, prende la mira e spara un colpo solo. Nel silenzio terrorizzato di una ventina di persone, inchiodate sul posto dalla paura, la testa di Giuseppe Grimaldi viene colpita, mentre è ancora in aria, prima di ricadere a qualche passo di distanza. Nei giardini della villa comunale, a pochi metri, scoppia il fuggi-fuggi. Urla disperate di donne, di bambini, che fino a un minuto prima stavano giocando. Sua moglie, qualche giorno dopo, racconterà ai giornali cosa significa scoprire che l'uomo con cui hai condiviso una vita è morto in questo modo, in mezzo alla strada, davanti a chiunque passasse. I carabinieri del presidio di Stevan arrivano in via Solferino pochi minuti dopo. Ma in pochi minuti, a Taurianova, è già successo l'irreparabile. Non c'è niente da fare, se non raccogliere i corpi e cercare di disperdere la folla che si è formata intorno alla scena. Non è finita. Verso le 8:30 di sera, in un negozio di bombole del gas, Rocco La Ficara viene colpito con 2 colpi alla nuca, dietro il bancone dove lavora ogni giorno. La Ficara è cognato di Pasquale Sorrento, il primo a morire quella mattina. Anche lui, semplicemente, è dalla parte sbagliata, al momento sbagliato, nella famiglia sbagliata. 4 morti, in poco più di 8 ore, tutti nemici delle famiglie legate a Rocco Zagari. A Taurianova quella sera i negozi chiudono prima del solito. Le strade, di solito affollate fino a tardi nelle serate di maggio, si svuotano. Nessuno esce, se non per necessità. Dalle finestre qualcuno osserva le pattuglie dei carabinieri passare avanti e indietro, senza riuscire a essere ovunque allo stesso tempo. Un presidio di 130 uomini, per un paese che in poche ore ha bisogno di proteggere ogni strada, ogni negozio, ogni cortile. Nei paesi vicini la notizia arriva quasi in tempo reale. Taurianova da questo momento non è più solo un nome sulla mappa della piana di Gioia Tauro. È diventata, agli occhi di tutta la Calabria e presto di tutta Italia, il posto dove è successo l'impensabile. Quella notte, a Taurianova, ci sono cittadini che si chiudono in casa e hanno paura persino di uscire per andare al funerale di un parente, perché in questa faida
vale una logica che non perdona. Può bastare aver partecipato al matrimonio sbagliato o aver seguito il corteo funebre della famiglia nemica per firmare la propria condanna a morte. Studenti del paese, che in quei giorni scrivono su un giornalino locale, lo dicono in un modo che nessun magistrato saprebbe dire meglio. Aspettano solo di avere 18 anni per poter scappare da Taurianova. In Vicolo De Maria, dove una delle famiglie colpite veglia il proprio morto, un agente ferma un cronista arrivato da fuori prima che possa avvicinarsi. Non gli dice di andarsene per educazione. Gli dice una cosa precisa. Lì non bisogna andarci, perché quelli non scherzano. Anche un lutto, in questi giorni a Taurianova, è un luogo pericoloso. Il giorno dopo arriva un altro divieto. Da Reggio Calabria ordinano di non celebrare i funerali delle vittime. Il prefetto, d'intesa con la Chiesa, cancella anche la festa patronale prevista per la domenica successiva. Niente processione, niente festa in piazza. A Taurianova, in quei giorni di maggio, non si può nemmeno piangere i propri morti come si deve. Ma non tutti restano in silenzio. Nei giorni successivi, per le strade di Taurianova, un gruppo di donne, insieme ai giovani della sinistra cittadina, organizza quello che i giornali chiameranno le donne contro la mafia. Non sono molte, ma ci sono e si fanno vedere. Non basterà affermare niente, ma è la prova che il silenzio di Taurianova non è mai stato unanime. 4 bare, una sparatoria in pieno giorno, una testa lanciata in aria davanti a una ventina di testimoni. La notizia, in poche ore, esce dai confini della Calabria e quando arriva a Roma, qualcuno è costretto a chiedersi una cosa che fino a quel momento nessuno aveva mai preso sul serio. Cosa succede quando non basta più arrestare i criminali, perché il problema è molto più grande di loro? E soprattutto, come si fa a processare una violenza che lo Stato non ha visto arrivare e che adesso non può più permettersi di ignorare? Roma riceve la notizia di Taurianova come uno schiaffo. 4 morti in un pomeriggio, una decapitazione in mezzo alla strada, davanti a donne e bambini. Non è più cronaca locale che si esaurisce in qualche trafiletto. È un'emergenza nazionale e tutti, dal governo ai giornali, lo sanno nel giro di poche ore. 31 maggio 1991. Meno di un mese dopo il venerdì nero, il governo vara un decreto legge che non esisteva fino a quel momento nell'ordinamento italiano. La possibilità di sciogliere un consiglio comunale per infiltrazione mafiosa. Fino a quel giorno lo Stato sapeva come arrestare un boss. Non sapeva come sciogliere un'amministrazione comunale che per anni aveva convissuto con quei boss senza che nessuno pagasse. 3 giugno. Il prefetto di Reggio Calabria sospende il consiglio comunale di Taurianova, mentre la legge fa il suo corso a Roma. 2 agosto 1991. Con decreto del Presidente della Repubblica, il Consiglio Comunale di Taurianova viene sciolto. Taurianova diventa, insieme a Casandrino, in provincia di Napoli, il primo comune della storia repubblicana sciolto per mafia. Una strada di paese, una decapitazione e una legge che da quel giorno in poi cambierà il modo in cui lo Stato italiano risponde ai comuni infiltrati in tutta Italia, non solo in Calabria. Ci sono voluti 20 omicidi e una faida durata meno di 2 anni, perché qualcuno a Roma decidesse che il problema non erano solo i criminali con il fucile in mano, era anche chi, nei palazzi comunali, li lasciava lavorare indisturbati. L'anno dopo, in Sicilia, lo Stato italiano si troverà davanti a una sfida ancora più grande, con le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Ma è già a Taurianova, nella primavera del 1991, che l'Italia capisce per la prima volta che la mafia non si combatte solo con le manette. Si combatte anche sciogliendo le amministrazioni che, per anni, hanno chiuso un occhio. Sul fronte giudiziario, la Procura della Repubblica di Palmi, guidata dal procuratore Agostino Cordova, apre un'inchiesta che porterà a 18 arresti, 11 a Taurianova, 6 a Genova, 1 a Siena. Genova, la stessa città dove era detenuto Vincenzo Grimaldi, il bersaglio mancato del 3 maggio. La rete della faida, evidentemente,
si era allargata ben oltre i confini della Calabria. È l'operazione che i magistrati chiameranno Taurus. Cordova, in quegli anni, è uno dei magistrati che l''ndrangheta calabrese teme di più. Non si limita ad arrestare gli esecutori, cerca di ricostruire l'intera architettura della cosca, chi comanda, chi esegue, chi finanzia. È esattamente quel tipo di indagine che, da Taurianova in poi, diventerà lo standard nella lotta all''ndrangheta nella piana di Gioia Tauro. E in tutto questo, un dettaglio resta ancora oggi senza una risposta scritta in nessuna sentenza. Chi esattamente, tra gli uomini entrati quel pomeriggio in via Solferino, abbia materialmente impugnato il coltello da formaggio di Giuseppe Grimaldi? La giustizia ha stabilito chi ha comandato, chi ha organizzato, chi ha risposto della strage davanti a un tribunale. Ma quella mano, quel singolo gesto, resta un dettaglio che la sentenza non ha mai isolato da tutto il resto. Forse perché, quel giorno, in via Solferino, la responsabilità si era già moltiplicata troppe volte per stare in un solo nome. Ci vorranno 8 anni, dal venerdì nero alla prima sentenza definitiva. 8 anni in cui la faida continua a essere raccontata nei tribunali della Calabria, mentre Taurianova, fuori dalle aule, cerca di tornare a una vita normale. Anni dopo, la sentenza definitiva del procedimento Taurus farà i conti di quella faida, parlando di 20 omicidi e 10 tentati omicidi, in un paese di poco più di 16.000 abitanti. Sono i numeri della sentenza. Altre ricostruzioni parlano di circa una trentina di delitti. La differenza, in fondo, dice una cosa sola. In qualunque modo la si conti, quella stagione resta una delle più sanguinose nella storia recente della piana di Gioia Tauro. La giustizia identifica come responsabili della strage del 3 maggio 3 uomini legati alla cosca di Jatrinoli: Marcello Viola, genero dello stesso Rocco Zagari ucciso il giorno prima, Pasquale Zagari ed Ernesto Fazzalari. Pasquale Zagari e Fazzalari vengono condannati all'ergastolo, pena poi ridotta a 30 anni per effetto di una giurisprudenza europea successiva. Viola viene condannato a 4 ergastoli per omicidi plurimi, occultamento di cadavere, sequestro di persona e detenzione di armi. Ma la condanna non è la fine della storia. Per 2 di loro è solo l'inizio di un'altra. Ernesto Fazzalari sparisce. Diventa latitante nel 1996 e per 20 anni nessuno riesce a trovarlo, nonostante sia uno degli uomini più cercati dell''ndrangheta calabrese. Diventerà il secondo latitante più ricercato d'Italia, dopo Matteo Messina Denaro. 2 nomi, 2 organizzazioni diverse, lo stesso livello di priorità per gli investigatori italiani. 20 anni di latitanza significano 20 anni di cambi di identità, di case sicure, di una rete di protezione che in una zona come questa deve aver coinvolto molte più persone di quante ne risulteranno mai da un'indagine. 20 anni in cui Fazzalari resta un nome sui manifesti dei ricercati, mentre la sua vita reale, quella vera, nessuno riesce a raccontarla. Lo arrestano soltanto nel 2016, in una zona di campagna vicino a Taurianova, a pochi chilometri da dove tutto era cominciato 20 anni prima. Ottiene la detenzione domiciliare per motivi di salute soltanto nel 2025. Marcello Viola resta in carcere. Nel 2019 porta il suo caso fino alla Corte europea dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, contestando l'ergastolo ostativo, quello che in Italia si chiama, senza troppi giri di parole, fine pena mai. La Corte gli dà ragione. L'ergastolo ostativo, dice, è un trattamento inumano e degradante. L'Italia fa ricorso. La Grande Camera respinge il ricorso, pochi mesi dopo, confermando la sentenza. È una decisione che costringerà l'Italia a rivedere il proprio sistema penitenziario per tutti gli ergastolani ostativi, non solo per lui. Ma Viola, oggi, è ancora dentro. E Pasquale Zagari esce dal carcere nel 2015. Ma a Taurianova, a quanto pare, certe storie non finiscono mai davvero. Pochi anni dopo torna nelle indagini, per estorsione. Secondo l'accusa, avrebbe provato a riprendersi il controllo del territorio, che era stato di suo padre Rocco. Una sentenza di primo grado, non ancora definitiva,
lo assolve dall'accusa di associazione mafiosa e lo condanna per estorsione. Sono fatti recenti, un'altra storia rispetto a quella del 1991, ma è una storia che si intreccia comunque con quella stessa strada di Taurianova, che da 34 anni non ha mai davvero smesso di fare i conti con il proprio passato. Nel 2022, qualcuno a Taurianova decide che è il momento di raccontare di nuovo questa storia. Un documentario locale raccoglie le testimonianze dei familiari delle vittime, di entrambe le famiglie, quelli di Jatrinoli e quelli di Radicena, nella stessa stanza, davanti alla stessa telecamera, a più di 30 anni di distanza da quel venerdì di maggio. Perché a Taurianova, alla fine, restano tutti nello stesso paese, i figli di chi ha sparato e i figli di chi è stato sepolto. «34 anni dopo quel venerdì di maggio, via Solferino è una strada come tante. C'è ancora l'ufficio postale, c'è ancora la villa comunale dove i bambini giocano. Ma chi a Taurianova ha più di 40 anni, quella strada non la guarda come tutte le altre. C'erano una ventina di persone quel pomeriggio. Hanno visto tutto. Il coltello, la testa lanciata in aria, il colpo di fucile nel silenzio. E per anni quasi nessuno ne ha parlato. Non per lealtà a una delle due cosche, per terrore puro. Perché a Taurianova in quegli anni parlare significava firmare la propria condanna a morte e quella dei propri figli. Come può un'intera comunità guardare una cosa così e per anni non dire una parola? Forse la risposta non è che la gente di Taurianova abbia scelto il silenzio. È che per molto tempo il silenzio è stata l'unica cosa che li ha tenuti in vita. Una domanda, prima di lasciarci. Qual è il momento di questa storia che vi ha colpito di più? Rocco Zagari ucciso sulla poltrona del barbiere, con la schiuma da barba ancora sul viso. La decapitazione di Giuseppe Grimaldi in via Solferino, davanti a 20 persone. Il giorno in cui lo Stato italiano sciolse per la prima volta nella sua storia un consiglio comunale per infiltrazione mafiosa. O i 20 anni di latitanza di Ernesto Fazzalari, secondo uomo più ricercato d'Italia, dopo Matteo Messina Denaro. Scrivete cosa ne pensate nei commenti e se siete arrivati fin qui, lasciate solo un visto. È l'unico modo in cui so che queste storie possono arrivare a più persone possibili. Io sono Alex Neri. Questo è Anime Oscure. Restano le ombre. Restano le anime oscure. La strage del 3 maggio 1991 è stata giudicata nei procedimenti Taurus, Corte d'Assise di Palmi, sentenza del 22 settembre 1999, e Venerdì Nero, Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, sentenza del 10 febbraio 1999, definitiva il 27 novembre 2002. Marcello Viola è stato condannato in via definitiva a 4 ergastoli per omicidi plurimi, occultamento di cadavere, sequestro di persona e detenzione di armi. Nel 2019 ha ottenuto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella causa Viola contro Italia numero 2, ricorso 77.633/16, definitiva il 7 ottobre 2019, il riconoscimento di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, relativa all'ergastolo ostativo. Resta detenuto. Pasquale Zagari ed Ernesto Fazzalari sono stati condannati all'ergastolo nel procedimento Taurus, pena successivamente ridotta a 30 anni per effetto della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nota come scoppola. Ernesto Fazzalari, latitante dal 1996, è stato arrestato nel 2016 e ha ottenuto la detenzione domiciliare per motivi di salute nel 2025. Pasquale Zagari, scarcerato nel 2015, è stato condannato in primo grado, sentenza non ancora definitiva, a 8 anni di reclusione per estorsione e assolto dall'accusa di associazione mafiosa nel procedimento Spes contra Spem. Per questi fatti recenti, distinti dalla strage del 1991, vale la presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva. L'esecutore materiale della decapitazione di Giuseppe Grimaldi
non risulta individuato nominativamente dalle fonti consultate per questo documentario. La responsabilità della strage è stata attribuita dalla giustizia collettivamente al gruppo condannato, senza isolare il singolo gesto in una sentenza specifica. Il bilancio complessivo della faida, riportato in questo documentario, 20 omicidi e 10 tentati omicidi, è quello attribuito alla sentenza del procedimento Taurus. Cifre superiori, circolate in fonti non giudiziarie, non hanno trovato conferma in atti giudiziari consultati e non sono state utilizzate come dato accertato. Le vittime Pasquale Sorrento, Giuseppe Grimaldi, Giovanni Grimaldi e Rocco La Ficara sono ricordate in questo documentario con il massimo rispetto per loro e per le loro famiglie. Tutte le persone citate per fatti non coperti da sentenza definitiva sono da considerarsi innocenti fino a condanna definitiva, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana.